c'è unboxing e unboxing. Ebbene cari ragazzi, anche oggi grazie al multistore del Zaza ci troviamo di fronte a una super anteprima. Questo è lo Xiaomi Mi Pad 4 appena arrivato ed immediatamente sotto test. Vi anticipo già ragazzi che lui probabilmente sarà il prossimo candidato best buy tra i tablet presentati e presenti nel mercato, perché ha già un ottimo prezzo di partenza, troverete il link in descrizione qui sotto il video per eventualmente acquistarlo, ma soprattutto perché lui è probabilmente l'unica alternativa ai dispositivi Apple con Android, ma un device veloce, potente, che gira davvero bene. Almeno queste sono le primissime impressioni così utilizzandolo per qualche minuto. Ma andiamo a vedere immediatamente le dimensioni. Ragazzi, lui è un 8 pollici e in tanti mi avete chiesto ma vale la pena oggi comprare un 8 pollici quando ci sono smartphone da 6 pollici e mezzo, 7 pollici? Beh ragazzi, lui è un 6,59 pollici, questo è il Vivo Nex S, ve lo metto qua a fianco e come vedete, no, la differenza è notevole. Ovviamente con un tablet poter leggere una pagina web, poter guardare un film, poter insomma navigare è ovviamente più comodo rispetto a uno smartphone, per quanto sia insomma un pannello piuttosto grande anche quello del Vivo Nex S. È un 8 pollici di buona tecnologia, infatti è un IPS LCD 1920x1200 e permette insomma, credo di avere un'ottima usabilità. Al tocco mi sembra davvero reattivissimo, è uno di quei touch proprio, no, che dà la sensazione di essere sempre lì pronti, di essere sempre lì pronti all'uso e prestanti. Guardate come si muove proprio al tocco, è veramente fantastico. In più ragazzi, qui sotto quello che poi rende così veloce, almeno a primo acchito, l'apertura delle app è il processore. Infatti qui sotto abbiamo lo Snapdragon 660 con 4 GB di RAM in questo caso e 64 GB di memoria interna, associati poi a una batteria da 6000 mAh, quindi credo che questo Xiaomi sia davvero fantastico. Poi come vedete il design è veramente molto bello, semplice e davvero curato. La back cover è già piena di ditate. Come sentite sembra della plastica, non so se sia alluminio rivestito in plastica, comunque dà la sensazione di essere leggermente gommato. E qui abbiamo la fotocamera da 13 megapixel, mentre nella parte frontale abbiamo un'altra fotocamera da 5 megapixel. Come vedete c'è già al suo interno memoria locale, nuova launcher, perché il tablet ovviamente ancora non ha la lingua italiana al suo interno, è completamente in inglese e cinese. E andiamo a vedere anche un po' di informazioni. Questa è ovviamente la MIEI 9.6 stabile, ovviamente inglese e cinese, basata su Android 8.1.0. L'interfaccia è la classica di Xiaomi, non sto qui nemmeno a perdere tempo a farvela vedere più di tanto, lo proverò e lo metterò sotto test il prima possibile. Nella parte bassa ci sono due griglie, penso siano delle casse stereo, ovviamente ve lo farò sapere in recensione. Abbiamo l'attacco Type-C, i classici tastini accensione e spegnimento, il cambio volume, e da quest'altra parte invece c'è ovviamente il carrellino per in questo caso la micro SD per espandere la memoria. Nella parte superiore abbiamo l'attacco jack 3,5, mentre ragazzi non vedo la porta infrarossi e questo mi dispiace un po' per tutte quelle persone che si aspettavano questo su questo tablet. Abbiamo poi il wifi, doppia banda, BGN, il GPS, quindi insomma ragazzi non gli manca praticamente nulla. È un tablet che proverò, che testerò, non vedevo l'ora che mi arrivasse. Vi dico già, in mano è un po' scivoloso, secondo me ci sta una coverina giusta, peccato non l'abbiano aggiunta all'interno della confezione. E ragazzi, che dire, per oggi è tutto, spero che questo veloce unboxing vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ovviamente tra un po' di giorni per una recensione completa dopo averlo provato a fondo. Vi saluto, ringrazio il multistore del Zaza per avermi inviato questa super anteprima. Ricordatevi di mettere un bel like, di iscrivervi a tutti i miei social, i miei canali, insomma, per poter vedere altre anteprime come queste, soprattutto perché vi carico magari la durata batteria, come si comporta e quant'altro prima della recensione. E per oggi vi saluto, ciao a tutti!